Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo in un itinerario di 3 giorni alla scoperta di Lisbona. Rimanete con noi per esplorare le bellezze che questa città ha da offrire e, perché no, prendere spunto per il vostro prossimo viaggio. Partiamo! La prima tappa di oggi è Praça do Rossio, la zona più vivace della città, nel quartiere della Baixa. Qui troverete negozi, bar e ristoranti. La prima cosa che salta all'occhio è il suo splendido pavimento con pietre bianche e nere che formano un motivo a onde. Nel centro si trova la statua di Pietro IV, il re soldato. Il convento do Carmo è un ex convento dell'Ordine dei Carmelitani tra i quartieri del Chiado e della Baixa. Un tempo la più imponente chiesa gotica di Lisbona fu distrutta durante il terremoto del 1755 e ancora oggi non ha il soffitto. Ne rimangono solo le rovine, ma è proprio quello il suo fascino. All'interno si trova un museo archeologico con una collezione di reperti che narrano la storia di Lisbona dalla preistoria al Medioevo e una con reperti da tutto il mondo. Potrete ammirare azuleios, frammenti di colonne decorate, sarcofagi, mummie peruviane e molto altro. Uno spazio enorme, con 3 lati fiancheggiati da palazzi signorili fino alla stupenda apertura sul fiume Tago. Prima Palazzo del Re, poi slargo e addirittura parcheggio. Oggi Praça do Comércio è conosciuta come una delle più grandi e suggestive piazze d'Europa. Al centro della piazza si erge la statua di Re Giuseppe I e nella parte nord sorge l'arco di trionfo di Rua Augusta che porta al centro della città. Questo è il bellissimo panorama che si vede dal castello di São Jorge. Vediamo più o meno lì il Cristo Rei, spero che si veda. Qui abbiamo il ponte e questa è la Praça do Comércio che abbiamo visto ieri, bellissimo.
Ed eccoci davanti alla porta del castello di São Jorge, castello costruito da parte dei Mori nella prima metà dell'XI secolo. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, non si tratta in effetti di una residenza reale, ma piuttosto di una fortezza che veniva utilizzata, cioè che poteva essere utilizzata dai nobili dell'epoca soltanto in caso di assedio della città. Andiamo. Ed eccoci davanti alla chiesa di São Vicente de Fora, patrono della città di Lisbona. Le sue spoglie furono portate qui nel 1183, quando appunto fu proclamato patrono della città, ma invece nella sua conformazione attuale, che vediamo ancora oggi, fu fatta costruire intorno al 1600 da parte di Filippo II di Spagna. Ed ecco la chiesa di Santa Engracia, costruita in stile barocco nel XVII secolo e convertita nel Pantheon nazionale nel 1916. Pensate che per costruirla ci hanno messo ben 284 anni. E un'altra curiosità è che la sua imponente cupola è visibile fino alla periferia est della città. La cattedrale di Lisbona, costruita nel 1147 in seguito alla riconquista cristiana, sorge sui resti di un'antica moschea. L'edificio romanico che vediamo oggi è il frutto di una ricostruzione in quanto danneggiata da diversi terremoti. E subito davanti alla cattedrale sorge la chiesa di Sant'Antonio da Lisbona, città che gli diede i natali, anch'essa ricostruita in seguito al terremoto del 1755. La prima tappa di oggi è il monastero dos Jerónimos, il più famoso e visitato monumento di Lisbona. Fu fatto costruire in puro stile manuelino proprio dal re Manuel I per celebrare il ritorno dell'esploratore Vasco da Gama dalla scoperta delle Indie. Infatti questo monumento, insieme al monumento alle scoperte e alla torre di Belém, celebra proprio il periodo più florido della storia portoghese, il periodo delle esplorazioni.
Siamo a Praça do Império, una delle più grandi piazze d'Europa e la più grande della penisola iberica. Infatti si tratta di un quadrato di 280 metri per lato, con all'interno una grande fontana e un giardino di 330 metri quadri. Come dice il nome stesso, il monumento alle scoperte, come il monastero che abbiamo appena visitato, celebra il periodo delle esplorazioni portoghesi. Infatti fu fatto costruire nel 1960, a 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore. E infatti sulla prua di questo monumento si trova proprio Enrico il Navigatore con in mano una caravella. Infatti anche il monumento stesso è una caravella, e poi ci sono due file di esploratori messi in posizione discendente. Dall'alto si può ammirare una enorme rosa dei venti che purtroppo non è percepibile da terra. L'ultima tappa nel quartiere di Belém è la Torre di São Vicente, nota anche come Torre di Belém, costruita tra il 1515 e il 1520 in stile manuelino con elementi rinascimentali, gotici e moreschi. Oggi è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per il ruolo avuto durante l'era delle scoperte, quando fungeva sia da fortificazione che da porto per gli esploratori di ritorno dalle rotte commerciali con Cina e India. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui e vi anticipiamo che abbiamo ancora molto da mostrarvi su Portogallo. Abbiamo infatti dedicato una giornata alla visita di Sintra, una città a 40 minuti da Lisbona. Iscrivetevi e attivate la campanella per essere avvisati quando il video sarà disponibile. A presto!